Ciao ragazzi e ben ritrovati. Oggi ho voglia di parlarvi della cura dell'aerografo. Allora, in realtà ne ho già parlato in alcuni tutorial, però siccome non ho messo più di tanto indicazioni all'interno del tutorial, o ve li guardate tutti o non vi potete ricordare, salvo che non ve lo dica, insomma, dov'è che parlo dell'aerografo. E comunque ne parlo un po' sì, un po' no, a volte spiego come pulire, a volte spiego come smontare, eccetera. In questo tutorial vi faccio vedere dalla A alla Z praticamente la penna, ve la faccio vedere smontata in modo tale che poi ve la faccio vedere rimontata tutta e la rimontiamo insieme e capite ogni singola parte a cosa serve, e questo è molto utile per chi deve iniziare a utilizzare l'aerografo. Quindi subito dopo la sigla, aerografo smontato e via che lo rimontiamo insieme. Faccio vedere un attimino come funziona l'aerografo smontato, perché è una delle cose che mi ha fatto più impazzire all'inizio quando volevo capire come funzionava. Guardavo i tutorial, erano tutti in inglese, per carità capisco l'inglese, però era complicato quando andavano sui termini magari più complessi, e in realtà non è per niente complicato. Quindi vi faccio vedere, per chi di voi vuole avvicinarsi all'aerografo penso che sia molto utile. Dunque, io l'ho appena pulito. Primo consiglio: quando dovete pulire l'aerografo, dopo aver finito una sessione di lavoro, compratevi su Amazon un Tech Life, si chiama Tac Life con la CK, ed è sostanzialmente un apparecchietto grande così che a ultrasuoni lava l'aerografo. Riempitelo per oltre metà di diluente per pulire l'aerografo, si chiama Airbrush Cleaner, e il resto acqua. Non vi preoccupate, tanto ora che evapora e tutto passa un anno intero. Lasciate pure dentro il liquido che riutilizzerete continuamente, lui continua a lavare, non c'è nessun problema. E cosa succede? Quindi, fatto questo, comprato questo, prendetelo, perché tanto sono 35-36 euro, metteteli in conto quando comprate direttamente l'aerografo e il compressore, come se fosse un pacchetto completo, perché senza diventate matti. Quindi lasciate perdere, prendetelo e festa fatta. Una volta pulito con gli ultrasuoni servono ovviamente a sbriciolare il colore e a staccarlo il più possibile se si è ovviamente addensato o appunto seccato. Poi come si fa? Si va con gli scovolini, che sono questi apparecchini qua. Tra l'altro io dovrò ricomprarli nuovi, perché tra l'altro pulisco continuamente, quindi ovviamente si rovinano, e ognuno di loro ha delle funzioni precise. Tipo, se questo io voglio pulire la parte che dal buco dove ci sarà poi il serbatoio vorrò andare a far uscire, io prendo con l'inclinazione giusta, vado nel buco di qua e esco dall'altra parte. Siccome è fatto a cono, andando su e giù io vado a pulire, ovviamente delicatamente, perché sono sempre guarnizioni e tutto il resto. Qui però tranquilli che non ce n'è in realtà in questo passaggio qui, sono solo ai lati, e voi andate su e giù e lui ovviamente si va a portare via tutto il colore. Quindi deve essere libero il buco sia di qua che di qua, libero. Ovviamente qui è leggermente, come vedete, sporco, ma non vi preoccupate, quello non va a inficiare il problema, cioè inficiare l'utilizzo dell'aerografo. Poi abbiamo delle parti come questa, che sono le parti della pressione, e quindi questa valvola, come vedete, ha una guarnizione, e questo è il bottone che fa scendere, quindi sarà qui sotto, dopo ve lo faccio vedere montato, dove questa pallina dall'alto andrà a colpire. Quando lo colpisce lo schiaccia e permette la fuoriuscita dell'aria. Quindi questo, in questo caso io ce l'ho fatto apposta da un lato per l'indice, quindi io lo metto così, andrà abbinato poi a una molla. Questa molla fa sì, scusate, da questa parte, fa sì che quando io premo e tiro indietro, la molla fa questo meccanismo
all'interno, questo movimento all'interno dell'aerografo e mi sposta indietro l'ago che nel frattempo è bloccato. Quindi come si rimonta l'aerografo? Perché smontarlo è facile, poi rimontarlo diventa un delirio, se chiaramente non si sa, perché poi basta vederlo ed è facilissimo. La valvola starà verso il basso, quindi dalla parte bassa dell'aerografo la valvolina della pressione deve essere regolata. Potete svitare questo e regolare anche questo pezzo qui, e potete regolare l'altezza a seconda di quanto vi piace a voi, cioè se volete molta pressione, poca pressione e quanto col dito. È una cosa che vi consiglio di fare quando avete già imparato a utilizzare l'aerografo. All'inizio lasciatelo standard così com'è e non toccatelo, cioè montato così. Lo avvitate. Quando utilizzate l'aerografo cercate di essere come se stesse maneggiando una bomba, quindi sempre piano, ok? Perché adesso quando arrivo alla guarnizione nera, la guarnizione si rovina se io vado troppo veloce, troppo cattivo. Una volta che avete chiuso, chiudete bene e avete montato la prima parte dell'aerografo. Questo che vedete non lo troverete standard quando avrete comprato l'aerografo, è una cosa che si compra che è da Gristaff in più e serve con questo pezzo che vi vendono insieme ad avere la clip che si attacca così, in modo tale che sia facilissimo poi tirando giù staccarlo. Ecco qua. È comodissimo, costa 6 euro, anche questo io ve lo consiglio proprio spassionatamente, perché poi quando lo utilizzate tanto staccare e riattaccare svitando è una rogna, e quindi anche questo da mettere in conto se volete lavorare bene. Poi come si fa? Si monta questa parte qui, ovviamente io ora vi faccio vedere l'Infinity, ma siamo più o meno lì. Questa parte qui, come vedete, ha delle rondelline. Loro, quando comprate un aerografo un po' più serio, diciamo, vi danno tutto un kit. In questo kit ci sono i vari attrezzi. Questo serve a entrare qui dentro, girate leggermente verso l'alto e bloccate quindi questa parte qui, che con la guarnizione e tutto va a creare il corpo dell'aerografo. Da qui, allora, parte la parte interessante. Allora, questa è la duse, che praticamente si può pulire in questo modo. Ci sono questo tipo di pulitori che svitandoli vi danno una lama acuminata, diciamo da un lato all'altro no, si infila dentro gentilmente. Quando vedete che tocca in fondo esce leggermente la punta, pulite la punta, perché quando fa uscire qualcosa vuol dire che c'è sporco all'interno, e andate gentilmente a girare. Quando voi girate andate a levare via tutto quello che rompe le scatole e lo levate pian piano che lui lo tira fuori dall'alto. Vedete cosa viene fuori? E l'ho pulito con ultrasuoni, quindi è importantissimo pulirla, perché ovviamente questa è quella che fa uscire l'aria e il colore. Nel momento in cui io levo l'ago, non so se lo vedete con la telecamera, ma quando io leverò l'ago farà spazio, e lo spazio intorno all'ago è la larghezza del getto. Quindi quando io levo l'ago, questo è il punto in cui esce il getto. È importantissimo. Questa è una duse 4 mm, ce ne sono anche da 2, da 3, da 5 eccetera. È importantissimo che sia libera, ok? Quindi mi raccomando, pulire sempre questa parte. La duse poi va all'interno del suo, diciamo, in realtà di questo non so nemmeno il nome, ma è praticamente la parte frontale che sostiene la duse, e questo è già montato così. Lui andrà ad essere avvitato sulla parte davanti, sempre come se fosse una bomba. Quando sentite che fa resistenza, girate finché non si blocca e la guarnizione è a posto. Adesso in questo caso l'Infinity ha anche un copri, diciamo, punta, che fa praticamente un paragetto sopra e sotto, e quindi questo è l'aerografo finito di montare davanti. Poi parte importante, questa sfera deve andare a premere, come vi avevo detto, la parte sotto. Quindi io vado a metterla nella posizione corretta. Certe sono double face, diciamo, in tutte e due le parti potete utilizzarle. Questa va solo da un lato perché è fatta apposta ergonomica per l'indice, quindi la devo montare per forza verso di là. Adesso io quando premo sento che la valvola si sta abbassando, e quindi vuol dire che è corretto. Questo era quello che vi dicevo prima, che va allineato all'interno, e infatti ho sbagliato, eccolo qua, vedete, per esempio, perché per farvi vedere questo bisognava prima montare quello. Quindi facciamo così, lo molliamo un secondo, svitiamo un secondo, ecco qua, scusatemi ma mi sono dimenticato questo. Vedete che infatti, cioè, anche io
non è che sia nato imparato, no? Cioè sono cose che pian pianino vengono spontanee, e adesso nello spiegare a voi non è venuto spontaneo manco a me, quindi vuol dire proprio che non ci dobbiamo preoccupare. Questo va a finire, vedete, in quel buco, e la molla deve stare attaccata in modo tale che quando poi vado a mettere appunto il pezzo che mi serviva da avvitare, trova lo spazio con la molla. Semplicemente quando riesco a sentire che funziona vado a chiudere, eccolo qua, chiudo, verifico che vada indietro, vedete che tira indietro il meccanismo e quindi funziona. A questo punto, tra l'altro, sento non molto bene la valvola, quindi poi mi sa che la controllerò. Chiudo dall'alto, chiudo e controllo che sia tutto ok, e a questo punto non faccio altro che infilare l'ago. Allora, l'ago va sempre maneggiato dal basso verso l'alto. Quando lo pulite in qualsiasi modo, dal basso verso l'alto, non toccate mai la punta, perché la punta si rompe facilmente, e chi di voi lo usa sa di cosa parlo, perché succede spesso. Vi faccio vedere un trick importantissimo. Io l'ho preso dell'Iwata, il lube, che non è tossico, è un silicone free, quindi non ha assolutamente silicone all'interno, è sostanzialmente un lubrificante, per l'appunto, che si mette sul lago. Ne mettete un pochino in questo modo e andate poi con il dito stesso, tanto non è tossico, a girare dal basso verso l'alto come se fosse una bomba, per l'appunto, e lo lubrificate, perché in questo modo passerà meglio all'interno dell'aerografo. Anche questo è un passaggio che per 80 centesimi, €1 e costa il lubrificante, quello che è, vale alla grande. Allora, l'ago si infila in questo modo, piano piano, a metà corpo sentirete un minimo di resistenza, e quando entra nel diaframma con la gomma spingete a quel punto, e a quel punto vi fermate quando lui arriva in alto, esce da qua e siete a posto. Prendete la rondella che avete dietro, la avvitate fino a fine corsa, questa blocca l'ago. Adesso che l'ago è bloccato, se io premo e tiro indietro, l'ago va indietro, e quindi a questo punto vedete fa spazio alla duse e permette appunto alla duse di far uscire l'aria. Se io invece tengo l'ago diciamo davanti, l'aria non esce, quindi in base a quanto io tiri indietro l'ago il getto aumenterà, giustamente perché l'ago va da 4 mm a rimpicciolire in questo caso. Detto questo, avete praticamente la parte dietro del corpo che serve a bilanciare, ok? Quindi una volta che l'avete messa siete a posto. Io per esempio qui posso girarla anche il doppio, eccola qua. Io poi ho questo meccanismo, se qualcuno di voi dovesse comprare l'Infinity, questo meccanismo praticamente quando voi premete e gli date voi un grado, io l'ho messo al grado 4, quando premete indietro si blocca prima l'ago, il che vuol dire che voi regolate, vedete che non va tutto indietro, regolate voi quanto volete che apra al massimo, al massimo. Quindi se io faccio così, so che i getti che apre a stantuffo, zoom zoom zoom, me li fa praticamente aprendo non del tutto ma quanto ho voluto io, cioè 4 di livello. Posso regolare girando la rondella. Se voglio sbloccarlo non devo fare altro che tirare indietro. Quando butto in avanti si chiude, quando tiro indietro l'ago a quel punto ha tutta la corsa libera. Questo è molto utile, anche se vi dico la verità, quando vi fate la mano non serve più praticamente. È molto utile per appunto farsi la mano all'inizio, perché imparate la corsa che vi dovete fare con il dito per avere un determinato getto sulla miniatura. Chiudete vabbè il lubrificante, che sennò si schiaccia, e buonanotte. A questo punto che ho montato praticamente tutto, mi manca il serbatoio. Il serbatoio va montato qui. Qui non occorre essere troppo gentili, tanto non è terrificante. Controllate che tutto sia libero, c'è il tappino se volete, e avete montato la vostra penna dell'aerografo. Quindi ragazzi, spero che sia utile. Ci vediamo per un breve recap, in modo tale che voi sapete insomma più o meno a cosa andate a parare quando comprate un aerografo e dovete iniziare a usarlo. A tra poco. Bene ragazzi, grazie per essere rimasti con me anche oggi. Spero che questo veramente sia un tutorial utile, perché breve magari, ma vi fa vedere in un attimo che cos'è la penna dell'aerografo, come funziona più o meno il meccanismo, abbiamo visto insieme insomma, e spero che vi torni utile soprattutto per chi deve cominciare a utilizzare l'aerografo, perché magari all'inizio crea un po' di panico. Ricordatevi
che durante la lavorazione, e lo trovate appunto in altri tutorial dove io utilizzo l'aerografo, specie quello del Troggot, nella playlist sempre, del My Vlog, e ricordatevi sempre di pulire da un colore all'altro, lavare bene col thinner e tutto. Fate i passaggi che vi faccio vedere in quel tutorial, perché il lavaggio durante la lavorazione vi aiuta tantissimo a pulire il finale, cioè quando avete finito la lavorazione smontarlo tutto, metterlo, come vi ho detto, l'apparecchietto insomma che con gli ultrasuoni lava, e a quel punto insomma è molto più semplice arrivare a fare il montaggio come ve l'ho fatto vedere, con un po' di scovolino che pulisce proprio gli ultimi residui rimasti. Spero insomma che sia stato utile e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!